Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Che sofferenza per avere la meglio del Lecce, un 1-0 davvero sofferto arrivato nel finale, ma è un risultato pesantissimo perché rappresenta la prima prova di fuga. È vero, il Milan gioca domani e quindi potrebbe mantenersi a -3, però sicuramente la partita del Milan non è semplice, ma soprattutto allunghiamo a +6 sul Napoli, spediamo a -7 Roma e Juventus, quindi iniziano ad essere dei vantaggi consistenti ed è sicuramente il primo vero allungo di questo campionato. Arrivato al termine di una partita a tratti anche brutta, dove la nostra Inter ha fatto fatica sia per meriti del Lecce sia per qualche demerito nostro, e però alla fine ecco è un Inter che è riuscita ad andare oltre anche alle difficoltà, grazie ovviamente alla panchina, quindi un Inter che era partita con tanto turnover, poi ha inserito i vari Lautaro, P. Esposito, Luis Enrique, visto che non è partito dal primo minuto, ma sono stati soprattutto ecco, i primi due, Lautaro e Pio Esposito, a confezionare il gol e a dare la scossa alla squadra. Andiamo con ordine naturalmente e andiamo anche ad analizzare il perché ritengo che ci sia stato tanto anche del Lecce, ecco, bisogna dare i meriti anche agli avversari per una partita che è stata più complicata di quello che inizialmente ecco, potevamo attenderci. Naturalmente io vi ricordo anche il like al video e l'iscrizione al canale, come dico sempre festeggiamo la vittoria all'allungo in classifica anche con tanti like, naturalmente è anche un grandissimo supporto. Iniziamo innanzitutto su cosa ha fatto bene il Lecce, perché l'Inter ha avuto difficoltà a creare occasioni e a trovare intensità, soprattutto nel primo tempo. È stato un Lecce che inizialmente ha giocato anche in maniera molto aggressiva, ecco, ha provato ad approcciare la partita con un ritmo alto, prendendo anche un po' di sorpresa l'Inter. Dopodiché cosa faceva il Lecce? Sulla nostra prima costruzione andava a pressare abbastanza alti. Pierotti andava a prendere Carlos Augusto, Gandelman che è schierato in questa posizione per un chiaro motivo. È vero che nella grafica televisiva è stato messo sulla tre quarti, ma principalmente ecco, andava ad agire in quella zona di campo, quindi se andiamo a prendere le posizioni medie, quella era la zona che occupava Gandelman, si alzava su bastoni. C'erano Koulibaly e Mali che andavano a prendere principalmente Mkhitaryan e Zielinski, che erano quelli addetti ecco, ad abbassarsi. Se si abbassava Barella comunque andavano a prendere i due calciatori che fornivano l'appoggio. Gallo era molto aggressivo su Diouf. Questo cosa comportava? Innanzitutto che l'Inter aveva delle difficoltà nella prima costruzione, l'assenza di Çalhanoğlu naturalmente pesa tanto e quindi già c'è stato qualche errore di troppo nella prima costruzione o molte volte una prima costruzione rallentata. Dopodiché cosa faceva il Lecce? Si ricomponeva con una squadra ecco, molto compatta ma non molto bassa. Pierotti è stato un calciatore praticamente determinante. Il Lecce praticamente si schierava in questo modo, Pierotti agiva a tutta fascia, quindi si abbassava fino alla linea difensiva, Gandelman andava praticamente a fare l'esterno di centrocampo, Sottil si abbassava a formare la linea 4 di centrocampo con Stulic che rimaneva unica punta. In questo modo cosa faceva il Lecce? Chiudeva lo spazio tra le linee, era difficile andare a trovare gli attaccanti tra le linee del Lecce che erano molto compatte. Aveva creato una difesa a 5 che quindi permetteva l'uscita aggressiva sul portatore di palla avendo copertura alle spalle e allo stesso tempo ecco c'erano poi i due esterni diciamo di centrocampo che diventavano esterni di centrocampo in non possesso, pronti ad uscire in pressing con aggressività ecco sul portatore di palla quando arrivava appunto in questa zona all'altezza della metà campo. Questo naturalmente ha tolto intensità all'Inter che non riusciva a scardinare la retroguardia del Lecce e allo stesso tempo, nonostante una linea difensiva abbastanza alta, non riusciva a trovare la profondità perché il Lecce era bravo anche a scappare all'indietro quando si trattava di coprire la profondità. Arriviamo all'Inter, cosa l'Inter non ha fatto benissimo, ecco, soprattutto nel primo tempo. Innanzitutto è stato un Inter che ha fatto tanti errori in fase di appoggio, quindi più del solito, un Inter che
è stata anche poco ordinata tatticamente e che appunto non riusciva a sfruttare la profondità, non riusciva a sfruttare le corsie esterne, perché cosa succedeva? Che era un'Inter ancora una volta molto sbilanciata da questo lato, quindi magari ecco Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bastoni, a volte abbiamo visto anche Bonni allargarsi, però insomma si giocava soltanto da questo lato, tanto è vero che se andiamo a vedere ecco dove sono arrivati gli attacchi dell'Inter, quasi solo ed esclusivamente sulla sinistra. C'era un altro aspetto che sulla destra non funzionava ed era Diouf, purtroppo partita non positiva la sua, tanti errori anche nei movimenti. Ecco, Diouf non andava a dare ampiezza anche perché si trova fuori ruolo, si trova a piede invertito e quindi tendeva ad accentrarsi, mancava l'ampiezza da questo lato. Ecco, forse con Diouf, ovviamente in ottica in fase di possesso, sarebbe stato più opportuno avere Bissek in questa posizione, magari alternarsi nella salita con Bastoni, magari ecco Bissek saliva e Bastoni poteva rimanere più dietro. Akanji sappiamo ha meno nelle corde questo tipo di movimento e quindi finiva che la corsia destra dell'Inter praticamente non veniva battuta, si giocava ad una sola corsia. In questo modo era difficile allargare le maglie difensive del Lecce. Cosa ha fatto l'Inter nel secondo tempo? Quando innanzitutto ha iniziato a cercare più intensità. Ovviamente il Lecce ha accusato anche un po' di stanchezza, ecco, fare una partita di massima attenzione, essere ecco sempre pronti ad uscire sul portatore di palla, sapere di non poter fare il minimo errore perché poi con la qualità tecnica dell'avversario possono punirti in ogni momento. Chiaramente è un po' calato anche il Lecce e quindi l'Inter nel secondo tempo ha iniziato con un piglio più deciso, più intenso, ecco, ha iniziato a muovere più velocemente il pallone e si è anche sbilanciata tanto è vero che al 73esimo l'Inter rischia addirittura di subire il gol e lì c'è Sommer che salva la partita, addirittura si è trovato Siebert, il centrale del Lecce, in proiezione offensiva e c'è stata l'occasionissima. Questo perché? Perché quando attaccava il Lecce praticamente andava sempre al lancio diretto, principalmente su Stulic, ma non disdegnava anche di andare sulle corsie esterne, dopodiché ecco, si appoggiava proprio agli esterni e quindi soprattutto Sottil, con Gallo che andava molto spesso alla sovrapposizione, quindi era un Lecce che era blocco compatto medio-basso, ecco non bassissimo perché poi lasciavano anche un po' di spazio ma stringevano le linee ed era pronto a ripartire molto rapidamente, lanci lunghi, quasi un'ondata ecco giallo-rossa verso l'area di rigore dell'Inter per poi ricomporsi una volta persa palla. L'ingresso in campo di Lautaro Martinez è stato determinante. Perché? Perché non è stato un ingresso ecco per andare ad infoltire l'area di rigore quasi senza un senso, ecco, oserei dire, ma cosa è avvenuto? Quando è entrato Lautaro Martinez ed è entrato Pio Esposito, ovviamente non andiamo a risistemare tutti i cambi, soltanto sull'attacco. Lautaro Martinez praticamente non era un vero e proprio attacco a 3, ma era una sorta di 3-4-1-2 con Pio Esposito e Thuram ad essere i vertici offensivi, diciamo gli attaccanti, e Lautaro a muoversi tanto tra le linee, quindi a fare un po' una sorta di trequartista e questo portava comunque a trovare un po' più di spazio all'Inter. Quindi da una parte c'è stata un'intensità più alta, muovere più velocemente il pallone, Frattesi che è entrato bene in campo e Lautaro che quindi andava a giocare tra le linee cercando di trovare spazio. In realtà la sensazione è stata che l'ingresso in campo di Lautaro abbia dato più una scossa anche dal punto di vista mentale che non vero e proprio tattica, nonostante ovviamente Lautaro ha fatto bene e ha messo lo zampino nel gol della vittoria, poi nell'1-0 decisivo, perché ecco c'è stata azione sviluppata come al solito sul centro-sinistra, sulla sinistra, poi palla in aria, il tiro di Lautaro Martinez ribattuto e Pio Esposito è stato bravo a ribadirla in rete. Ecco, l'ingresso in campo di Pio Esposito è stata una di quelle cose che avevamo detto nel pre-partita, dove appunto Bonni Thuram per cercare appunto il movimento, sfruttare la profondità, cosa che non è riuscita, ecco, più di tanto, però avevamo detto partita bloccata, Pio Esposito può essere una soluzione, perché naturalmente è un attaccante di peso, perché riesce a fare sportellate con la squadra avversaria, perché riesce a giocare
con i compagni e alla fine si è rivelata una mossa assolutamente vincente. Ecco, quando andiamo a valutare la rosa dell'Inter, sappiamo ci sono delle difficoltà, una su tutte è proprio il quinto a destra, dove stasera c'è stata la necessità di mettere Diouf per far riposare Luis Enrique ed è apparso assolutamente un calciatore fuori ruolo, ha fatto tanta fatica. È subentrato Luis Enrique, ma oggettivamente non ha dato nulla in più rispetto a Diouf, forse giusto un po' più di equilibrio tattico, ma a quel punto della partita c'era poco bisogno di equilibrio. Sappiamo che un Inter che manca per esempio nel regista, infatti stasera con la prima costruzione nel primo tempo era un po' in difficoltà perché mancava la qualità di Çalhanoğlu, però poi dobbiamo anche riconoscere che è un Inter che ha tantissima qualità negli attaccanti. Ecco, stasera li abbiamo visti in campo tutti e quattro, ovviamente non contemporaneamente, e penso che davvero si è vista quanto è importante, quanto è mancato lo scorso anno avere dei ricambi in attacco. Ecco, stasera entrano Lautaro e P. Esposito, l'Inter aumenta il peso offensivo e alla fine vince la partita. Una partita vinta in maniera difficile, una partita che però può essere uno snodo fondamentale del campionato. Poteva esserlo Inter-Napoli, avevamo identificato quella in uno snodo fondamentale, non lo è stata, però 3 giorni dopo, ecco, abbiamo avuto subito la possibilità di allungare sul Napoli e domani il Milan sarà atteso comunque dalla partita col Como, quindi partita sempre difficilissima, ma questa Inter ha dato un grandissimo segnale al campionato. Ecco, nella giornata di oggi il Napoli ha fatto fatica in casa col Parma, l'Inter ha fatto comunque fatica in casa col Lecce, l'Inter però è riuscita a trovare quel guizzo vincente e a portare comunque a casa i 3 punti. Quindi se è un Inter che comunque fatica negli scontri diretti, fatica quando si tratta di affrontare Napoli, Milan, Juventus, per diversi motivi non ha mai dimostrato di essere inferiore a queste 3 squadre, ma per motivi che abbiamo ampiamente analizzato ha fatto un po' di fatica, però è un Inter che continua a fare il percorso netto quando l'avversario non è una delle primissime della classe e questo è fondamentale. Anche senza vincere finora gli scontri diretti, l'Inter si trova a provare la prima fuga della stagione. Se nel girone di ritorno alle partite vinte con le cosiddette piccole riuscisse ad affiancare anche le vittorie, qualche vittoria negli scontri diretti, insomma questa Inter ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Non dico oggi che abbiamo vinto lo scudetto, non dico che abbiamo fatto l'allungo decisivo, assolutamente no, però è un Inter che sta dimostrando di andare decisamente oltre quelle che erano le premesse di inizio stagione, anche da una parte degli interisti che quando hanno sentito il nome di Chivu, ovviamente non lo nascondo, anche io non ero entusiasta, però tanti addirittura parlavano di qualificazione in Champions a rischio di andare a giocarci l'Europa League, di un ridimensionamento. Ecco, questa Inter sta dimostrando nulla di tutto questo, ha dimostrato di riuscire a smentire le critiche sia estive sia le critiche dopo le prime giornate e quindi oggi è la prima squadra che prova la fuga in campionato. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, vi ricordo anche l'appuntamento domani sera alle 21 la live con i nostri ospiti, ovviamente non mancate, come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.